Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Albumin 5%, Biotest Italia SRL, ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cosa ha Albumin 5%? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Albumin 5% durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cosa ha Albumin 5%? Albumin 5% ha un farmaco a base del principio attivo albumina umana soluzione, appartenente alla categoria degli sangue derivati e plasma expander e nello specifico succedanei del sangue e frazioni proteiche plasmatiche. È commercializzato in Italia dall'azienda Biotest Italia SRL. Albumin 5% può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Albumin 5% 50 g/L Soluz. Per infusione flacone 250 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Biotest Pharma GmbH. Concessionario: Biotest Italia SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo: albumina umana soluzione. Gruppo terapeutico: sangue derivati e plasma expander. Forma farmaceutica: soluzione, uso interno. Indicazioni: ripristino e mantenimento della volemia, quando il deficit di volume A accertato e l'uso di un colloide A appropriato. Posologia: la concentrazione della preparazione di albumina, il dosaggio e la velocità di infusione dipendono dal singolo caso specifico. Posologia: la dose necessaria dipende dal peso del paziente, dalla gravità del trauma o della malattia e dalla perdita continua di liquidi e proteine. Per determinare la dose necessaria occorre effettuare misurazioni relative all'adeguatezza del volume in circolo e non dei livelli di albumina nel plasma. Se si deve somministrare albumina umana, occorre tenere regolarmente monitorati i parametri emodinamici, tenendo conto di pressione arteriosa e frequenza delle pulsazioni, pressione venosa, pressione di incuneamento dell'arteria polmonare, diuresi, elettroliti, ematocrito/emoglobina, modo di somministrazione, uso endovenoso. L'albumina umana può essere somministrata direttamente per via endovenosa. La velocità di infusione dipende dalla situazione individuale e dalle indicazioni terapeutiche. In caso di plasmaferesi, la velocità di infusione deve essere adeguata alla velocità di rimozione del plasma. Controindicazioni: ipersensibilità ai preparati a base di albumina ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Tracciabilità: al fine di migliorare la tracciabilità dei medicinali biologici, il nome e il numero di lotto del medicinale somministrato devono essere chiaramente registrati. Agenti trasmissibili: le misure standard per, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono note interazioni specifiche dell'albumina umana con altri medicinali. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Albumin 5% durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Albumin 5% durante la gravidanza e l'allattamento. Gravidanza: la sicurezza dell'uso di Albumin 5%, 50 g/L, in gravidanza non è stata stabilita da studi clinici controllati. Tuttavia, i dati clinici relativi all'albumina suggeriscono che sono da escludere, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati osservati effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari.
Effetti indesiderati. Lievi reazioni avverse, come rossore, orticaria, febbre e nausea, sono rare. Queste reazioni scompaiono di solito rapidamente con il rallentamento della velocità di infusione o l'interruzione dell'infusione. Molto raramente, possono, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Una dose o una velocità di infusione troppo elevate possono causare ipervolemia. Ai primi sintomi di sovraccarico cardiovascolare, emicrania, dispnea, congestione della vena giugulare, o di incremento della pressione arteriosa, della pressione venosa centrale e di edema polmonare, l'infusione deve essere immediatamente interrotta e i parametri circolatori del paziente devono essere attentamente monitorati. Proprietà farmacodinamiche. Gruppo farmacoterapeutico. Sostituti del plasma e frazioni delle proteine plasmatiche, codice ATC. B05A01. L'albumina umana rappresenta quantitativamente più della metà delle proteine totali presenti nel plasma e costituisce circa il proprietà farmacocinetiche. In condizioni normali, la concentrazione totale di albumina A4, 5 g/kg di peso corporeo, di cui il 40-45% è presente nel comparto vascolare e il restante 55-60% si trova nello. Dati preclinici di sicurezza. L'albumina umana è un normale costituente del plasma umano e agisce come l'albumina fisiologica. Negli animali, i test di tossicità per somministrazione singola sono di scarsa rilevanza e non permettono elenco degli eccipienti. Caprilato di sodio, 4 mol/L, cloruro di sodio, 130 mol/L, N-acetiltriptofanato, 4 mol/L, acqua per preparazioni iniettabili. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Albumin 5% a base di albumina umana soluzione sono Albumin 20%, Albital, Albuneon, Albumina Baxalta 200 g/L, Albumina Baxalta 250 g/L, Albumina Baxalta 50 g/L, Albumina Grifols, Albumina LFB, Albunorm. Soluzione, uso interno, Alburex 20%, Albutein, Flexbumin, Plasbumin. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.